Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze. Grazie, abbiamo la luna. Amici della bilancia. La luna è una carta che parla di subconscio, di emozioni profonde, è qualche cosa, io lo sento anche un po' una cosa dedicata, sì, dedicata un po' alla sacralità della parte femminile, no? La luna qui rappresenta proprio il divino femminile, sappiamo che la luna è quello e il sole rappresenta il divino maschile, ok? Quindi per qualcuno si può parlare di un periodo di ricordi, un periodo di nostalgia e perché no, magari per qualcuno anche un periodo di ritorni. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono generali e potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o per caso non vi risuonasse nulla di questa lettura, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Basta aprire la tendina, dopo la descrizione c'è il mio contatto email. Allora, partiamo con un 2 di coppe, un 7 di pentacoli, abbiamo la carta del mago, un 8 di spade al contrario, un fante di pentacoli al contrario e la regina di pentacoli al contrario. Ehm, ok, allora partiamo dal 2 di coppe. Il 2 di coppe mi dice che si tratta di un compromesso, di una collaborazione, potrebbe anche essere il o la vostra partner in questione. Si parla comunque di un incontro che probabilmente c'è stato, potrebbe essere, come vi dicevo, per qualcuno, ehm, qualcuno che riguarda il passato, un incontro che magari così vi scuote un pochettino, perché quando c'è la luna si parla di sentimenti anche sepolti o emozioni un po' vecchie che ritornano a galla, ok? Ehm, Questa diciamo che la prima linea riguarda gli affetti in generale, quindi familiari, lavorativi, un po' tutto, quindi prendetelo, adattatelo voi alla vostra situazione personale. Dopo andremo a vedere qualcosa di più specifico per i single e per le relazioni, ok? Abbiamo poi anche un 7 di coppe e il 7 di coppe potrebbe essere una carta che vi apre a tutte quelle che potrebbero essere le possibilità che avete davanti a voi, ma c'è da fare attenzione quando c'è il 7 di coppe perché per qualcuna di queste possibilità si potrebbe trattare di un'illusione. Quindi qui si tratta di valutare attentamente, manca una carta, di valutare attentamente che cosa state manifestando, che cosa state cercando di realizzare, ok? Andiamo a vedere un'ultima carta ancora. Abbiamo poi anche un 8 di spade che essendo al contrario io vi dirò lo sento anche positivo. Nel senso che l'8 di spade normalmente è una carta che parla di un'energia molto negativa, di qualcuno che vede più nero di quello che è, però in questo caso è un po' come se per qualcuno ci fosse una sorta di svincolamento da quelli che erano i pensieri negativi che si aveva in precedenza. Mm? È un po' come il tirarsi giù la maschera, ecco. Probabilmente qui avete bisogno di switchare un qualche tipo di atteggiamento o di pensiero, perché comunque è un 8 di spade, quindi fa riferimento normalmente alla mente. Ed è proprio una carta di autoboicottaggio, è l'otto di spade, quindi qui fate attenzione perché molto lo sta facendo la vostra testa. Qui vi ricordo che c'era la carta delle illusioni. In questa situazione o in questa relazione o in questo compromesso che vedevamo qui all'inizio. Ok, andiamo avanti. Poi abbiamo un fante di pentacoli e il fante di pentacoli quando è il contrario è un po' come il non voler focalizzare una determinata situazione, una determinata dinamica. Ve lo dico perché comunque qui c'era una carta che
rappresentata con una figura bendata, quindi è un po' come se non si volesse andare a fondo di un certo tema. E per molte persone vi dirò che è un tema anche concreto, è un tema proprio pratico, potrebbe riguardare la famiglia, potrebbe riguardare anche un accordo di tipo matrimoniale per quello che riguarda la gestione eventualmente o di un patrimonio piuttosto che di un figlio, perché comunque il fante fa riferimento anche ai figli molte volte, ok? Il fatto che ci sia questa regina di pentacoli al contrario mi dà da pensare che o vi mancherà l'appoggio da parte di qualcuno oppure mi dà da pensare che non vi sentite nel vostro pieno potere personale, nella vostra, diciamo, indipendenza proprio anche a livello eh, pratico, materiale, concreto, economico anche per molte persone. Qui avete comunque la carta del mago. State cercando di manifestare la vostra realtà, state cercando di dare un seguito a queste possibilità che si apriranno a livello affettivo in questa prima parte di novembre, ok? La stesa termina con un re di bastoni e un cavaliere di bastoni. Quindi qui si tratta di fare un movimento in avanti, fare un passo in avanti. Quando c'è un cavaliere, un cavallo, normalmente si parla di fare un movimento. E considerato che comunque avete anche un re di bastoni, sento che potrebbe essere o una persona alla quale vi rivolgerete o una persona che farà un movimento nei vostri confronti e per qualcuno potrebbe essere una persona, come vi dicevo qui con la luna, che risale al passato o con la quale abbiate avuto a che fare in passato, ok? Però è un movimento verso di voi, a favore vostro, insomma, nella vostra... Sono loro e l'altra persona che viene verso di voi, per capirci. Ok, bene, andiamo a vedere per i single cosa riesco a dirvi di più e dopo andiamo a vedere per le persone che hanno già una relazione, ok? Andiamo a vedere per i single. Re di bastoni nuovamente, ce l'avevamo già nella prima linea. 9 di coppe. Allora, il re di bastoni potrebbe essere la persona con la quale siate scesi a compromessi o con la quale c'è stato magari un incontro, perché comunque il 2 di coppe in questo senso parla di un fidanzamento, di un incontro, di un qualche cosa che dà inizio a un seguito, no? Però se fosse per esempio una stesa lavorativa, parla proprio di un accordo di tipo lavorativo che può avere un seguito. E qui può essere un accordo familiare, sento. Ok? Perché comunque quando c'è una figura di bastoni potrebbe rappresentare un'azienda familiare, cioè nel senso le due cose potrebbero fondersi, oppure semplicemente è una persona con la quale ehm, siete scesi ad accordi, può essere una persona con la quale abbiate avuto una breve relazione, o può essere quella persona del passato di cui si parla con la luna. Andiamo a vedere il mago. Scusate, non sto spiegando le carte. Volevo dire andiamo avanti, perché qui comunque abbiamo il 9 di coppe, che comunque è una carta che mi parla di appagamento. Se guardo la linea superiore c'era comunque un 7 di coppe, si aprono delle possibilità. È vero, in questo mazzo c'è una visione un po' pessimistica, diciamo così, del 9 di coppe, nel senso che fa riferimento agli eccessi, ma probabilmente vi si apriranno una serie di possibilità a livello proprio di conoscenze, io vi direi, ok? Perché qui è un po' come se iniziaste a fare cose che prima non facevate o a interessarvi di cose di cui prima non vi interessava e iniziaste a vedere che in realtà voi siete pieni di possibilità. Ehm, Proprio a livello relazionale, a livello di conoscenze, vi direi anche a livello di amicizia, nel senso che comunque l'amore non è sempre solo quello di coppia, però ecco, sento che c'è sostegno. La carta degli amanti, sotto la carta del mago, credo che molte persone qui stiano cercando di manifestare l'anima gemella o una persona in particolare che loro reputassero la loro anima gemella e che veniva dal passato, che avete già conosciuto nel passato. Ma vi dico che per qualcuno è una persona completamente nuova. Sento proprio forte che ci sono delle persone che stanno letteralmente disegnando e descrivendo dettagliatamente
la persona che vorrebbero incontrare o comunque avete ben chiaro il tipo di persona che volete di fianco a voi. Con la carta degli amanti sento che avete voglia di quell'amore sano, di quell'amore pulito, però fate attenzione perché avete la carta della luna è illuminata per metà, l'altra metà in realtà non si vede e qui fa riferimento un po' alle proiezioni che potreste avere in questo periodo. Mm? Perché poi abbiamo un 10 di coppe al contrario, quindi qui in realtà c'è un 9 in effetti, ma il 10 è al contrario. Manca un pezzo del puzzle per arrivare al completamento, mi viene da dire. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. 3 di coppe, la forza. Sì, ma io infatti vedo un sacco di possibilità. Il 3 di coppe è una carta che parla di festeggiamenti, di celebrazione, di tempo di raccolta, di amicizie, di scambi. Wow, terminiamo molto bene, direi. Quindi ragazzi, qui la questione è che siete voi fondamentalmente che dovete fare il passo, perché il 9 di coppe molte volte parla di una situazione dove una persona è talmente appagata da essere quasi seduta sugli allori, seduta sul proprio benessere, senza cercare di... È un po' come se bloccasse l'evoluzione dell'anima, no? Diventa poi alla fine, sì, è vero, una carta di appagamento molto positiva, ma rischia di diventare un po' una stagnazione, un po' questo è il senso di questa carta in questo mazzo, no? Quindi qui il suggerimento è di prendere coraggio, ok? E poi abbiamo 2 arcani maggiori per terminare la lettura, direi che è fantastico. Ehm, c'è la forza, c'è l'apertura del cuore, c'è il prendere il coraggio nel fare un determinato tipo di passo di movimento. Per qualcuno questo movimento che vediamo qui probabilmente è solo un movimento di apertura del cuore, cioè dire ok, va bene, sono ricettivo o ricettiva alle possibilità che l'universo mi sta mettendo davanti, cioè valuto tutte le possibilità che l'universo mi sta mettendo davanti senza scartarne nessuna, senza dar per scontato che ce ne sia qualcuna che non sia per me. Sento tanta abbondanza in questo periodo, vi dirò. E la luna in realtà non la sento come una carta triste, nonostante abbiate l'otto di spade qui. Sento che in realtà ve lo siete già lasciati indietro, un po' un ok, da che parte ricomincio? Vediamo un po' come riesco a fare meglio questo lavoro per manifestare magari la mia anima gemella o cose di questo genere. Per qualcuno questo 3 di coppe potrebbe rappresentare il fatto di, diciamo, essere, lo vedo di più quando è girato al contrario, però io vi, tra virgolette, vi avverto. Potrebbe far riferimento al fatto di barcamenarsi, diciamo così, con 3 energie, con relazioni diverse o con 3 persone all'interno, ehm, insomma di uno stesso circuito, ecco. Quindi probabilmente è per quello che c'è un 9 di coppe qua invece che un 10, magari qualcuno è consapevole di essere, la terza persona, ehm, in qualche tipo di magari relazione o idea, di relazione, perché comunque io qui è come se ci fosse stato un incontro con una persona che non potete avere, perché quando c'è un re di solito è una persona sposata, però quando è il contrario, o comunque che ha famiglia, ma di una certa, diciamo così, status sociale, però quando è girato al contrario è come se è sì però no, ecco, e qui un po' lo risento. Verso la fine della lettura ci sarà la possibilità per voi di fare un passo in più, di andare, perché comunque quando c'è la carta della forza è sempre la scelta fatta con successo, la scelta fatta per se stessi e con coraggio. Parla anche di forza di volontà e qui abbiamo la carta della temperanza per finire la stesa e si parla di una guarigione sia da un punto di vista spirituale sia da un punto di vista fisico anche, no? O psicofisico. Quindi si va verso quello che è l'equilibrio. È chiaro che è un processo, è un passaggio, è un percorso e quindi ci vuole il suo tempo. La carta della temperanza vi ricorda anche che bisogna avere pazienza, ok? Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione.
Ok, partiamo con un 4 di pentacoli. 4 di pentacoli di solito è un attaccamento. 2 di coppe un'altra volta, la carta del carro. Mm. Mm. Quindi re di coppe. Allora, qui c'è qualcuno che ha una sorta di attaccamento, come vi dicevo, con questo 4 di pentacoli, che in realtà col 4 di pentacoli è un attaccamento atto alla protezione di se stessi e di quello che si ha. Ehm, e poi c'è questo 2 di coppe, quindi qui si parla di innamoramento, ragazzi. Si parla e anche qui c'era il 2 di coppe, quindi qui sento che c'è qualche tipo di emozione, qualche tipo di sentimento che prenderà una direzione. Ma è quello che secondo me vuole un po' dire la carta del mago, il fatto di dare di scrivere per filo e per segno il tipo di manifestazione che voi state cercando di creare. Con la carta del carro è proprio il dare questa direzione, il prendere una scelta che dice o a destra o a sinistra, sono due strade completamente parallele. Per qualcuno fa riferimento a un viaggio, magari qualcuno vorrebbe trasferirsi, magari è una relazione dove ancora non si convive, però c'è un 2 di coppe, quindi anche lì, qui i single avevano la pazienza, è un consiglio che posso dare anche a voi, ecco, ogni cosa a suo tempo, perché? Perché comunque qui abbiamo un re di coppe. Il re di coppe qui parla di una maturità che probabilmente ancora non c'è all'interno della relazione o all'interno di uno dei due della relazione, nel senso che comunque può essere una relazione iniziata da poco o se magari è una relazione che va avanti da un po', con questo re di coppe qui e il fatto che ci sia il 10 di coppe qui e l'8 di spade qui, comunque mi fa pensare che manchi quella componente emotiva di comprensione e compassione all'interno della relazione perché questo 9 di coppe diventi un 10 di coppe o perché questo 7 di coppe diventi poi quello che è il movimento o tutte le possibilità che con il mago si vogliono manifestare. Andiamo avanti. Ecco, abbiamo, guardate, il cavaliere di coppe e il 7 di coppe. 7 di coppe ce l'abbiamo già qui. Io sento che arriverà una proposta, arriverà un'offerta, ragazzi. Il cavaliere di coppe, qui all'inizio sopra vedevamo il movimento. Qui ci sarà un'offerta che vi farà aprire quel mare di possibilità con il 7 di coppe di cui parlavo all'inizio. Ok? Può anche, se non è un'offerta di tipo concreto, potrebbe anche essere una chiacchiera, un chiarimento, un confronto che in qualche modo vi faccia veramente aprire gli occhi. Potrebbe anche essere un confronto che avete tra voi stessi, no? Tipo, non lo so, vi faccio un esempio, quando si leggono i libri, ipotesi, poi la mente inizia a macinare, a capire, a comprendere, e quindi ci si dà una possibilità o ci si apre a quelle che potrebbero essere le possibilità che arrivano. E vi dico all'interno della coppia, perché qui sento che per certi versi voi volete che la relazione prenda una certa piega, ma in realtà è solo questione di tempo, perché è proprio quella la piega che prenderà, quella che volete voi. Andiamo a vedere la forza, perché qui veramente si tratta di lasciare il tempo alle cose di maturare. Abbiamo la sacerdotessa, vediamo asso di coppa e imperatrice. Allora, la sacerdotessa qui sopra avevamo la regina di bastoni, al contrario, qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con la femminilità, ragazzi, con la sacralità del divino femminile. Sento che qui c'è qualcuno che ha bisogno di ascoltarsi, perché comunque quando c'è la sacerdotessa parla sempre di messaggi canalizzati, di ascoltare le proprie guide interiori. È una carta collegata alla luna e voi giustamente avete la carta della luna. E poi alla fine della stesa
Guardate che belle. Se state cercando figli all'interno della relazione, penso che novembre sia un buon periodo perché abbiamo sia un asso di coppe che è, ve la dico così, l'idea fecondata, o quella parte fecondata, e l'imperatrice parla anche di gravidanza, di maternità. Se non fosse quello il vostro caso, vi dico che ci sarà un nuovo inizio, un nuovo capitolo all'interno della relazione, dove prenderete quel potere personale che qui con la regina di Pentacoli al contrario vi mancava. Mm? Bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo per chiudere la lettura. Mi piacerebbe che poi mi scrivesse se insomma la lettura vi è servita per orientarvi, se vi è piaciuta. Ricordate sempre che per sostenere il canale poi potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare o lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto è valido. Torna ad essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita, che è un po' questo che sento, no? Qui quel movimento vi darà la possibilità che sia da parte di qualcun altro nei vostri confronti o viceversa, c'è la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo o riequilibrare le vostre forze interne, divino maschile e divino femminile. Amici della bilancia, questo è quello che ho per voi, vi ringrazio di essere stati qui con me, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!